The evangelization of the Roman Empire was mostly the work of ordinary people who transmitted their faith to others in the light of the day. Vamos a presentarles algunos de los aspectos de la vida cotidiana de los primeros cristianos en Roma. Un testo del II secolo, l'Epistola a Diogneto, spiega che i cristiani non si differenziano dagli altri uomini, né per territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti, pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi del luogo. Si propongono una forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. I cristiani sono per il mondo ciò che l'anima è per il corpo. Experts believe that the gospel in the ancient world spread quietly, that is, in personal conversations and in normal life relationships. Ad esempio, Municio Felice, un avvocato romano vissuto tra il II e il III secolo, racconta che è arrivato alla fede grazie all'amico Ottavio. In un suo trattato, Octavius, egli dice che l'amicizia era tale che erano d'accordo in tutte le cose della vita, dalle più ordinarie a quelle più serie della vita. Sometime later, Octavius arrived in Rome to attend to some affairs and went to visit his close friend Minucius. After spending some few days together, they decided to go to Ostia, a nearby town, to rest and take bath in the sea. Andiamo anche noi in questa città dove potremo vedere ciò di cui stiamo parlando e conoscere un pochino la storia di questi primi cristiani. Stiamo entrando ad Ostia, che era il grande porto di Roma, una vivace città commerciale che contava circa 50.000 habitanti. Minucio se trajo a un amigo pagano suyo llamado Cecilio. Cuentan que al amanecer, después de haber pasado por los foros, que es donde estamos ahora, iban hacia la playa. Y entonces Cecilio se encontró con una estatua de Serapis, que era una deidad egipcia, y entonces se llevó la mano a la boca y le puso un beso. Siamo ora al tempio di Sirapide, a Ostia Antica, vicino al porto della città, dove alcuni autori collocano la scena citata da Minuzio. Cuando Octavio se dio cuenta el beso que había dado Cecilio, lo reprendió a Minucio afectuosamente, porque al final se dio cuenta que la culpa era suya por no haber sacado a su amigo de la ignorancia y la ceguera del paganismo. Continuarono a camminare e raggiunsero la spiaggia. Camminarono molto a piedi nudi sulla sabbia bagnata dalle onde, ascoltando, raccontandosi gli aneddoti del viaggio di Ottavio. De repente Cecilio se puso serio. Se había ofendido por el comentario que había hecho Octavio sobre su ceguera e ignorancia, además de que tenía una imagen bastante negativa sobre el cristianismo. Comenzó así una larga discusión en la que Cecilio expuso todas las mentiras que corrían en la opinión de la gente sobre el cristianismo, mentiras que él también creía. Entonces, Octavio comenzó a responder puntualmente a cada argumento que él expuso, demostrando que estaba mal informado y al mismo tiempo haciéndole conocer la belleza de la fe cristiana.
Gracias a las argumentaciones, a las oraciones y a la amistad sincera de los dos amigos cristianos, al final de la conversación, Cecilio también quedó conquistado por il cristianesimo. Possiamo pensare che questa scena si sia ripetuta innumerevoli volte in tanti luoghi in modo molto simile. Per esempio, in un bar Thermopolium come questo, luogo di incontro per molte persone provenienti da città di tutto l'impero. Oppure assistendo a uno spettacolo nel teatro della città dove ci troviamo adesso. Sabemos que el cristianismo se difundió a través de todas las rutas que recorrían el Mediterráneo. En Ostia se conserva el Foro de las Corporaciones, que es donde estamos ahora. Aquí encontrábamos distintas oficinas de navieros y armadieros de todo el Imperio Romano. Gracias a los mosaicos podemos darnos cuenta de qué cosas se gestionaba aquí. Por ejemplo, los reparadores de velas. Ma a Ostia ci sono molti altri luoghi che ci parlano dei primi cristiani. Per esempio, qui abbiamo una casa probabilmente cristiana. Lo sappiamo perché c'è un simbolo segreto che conosceva ogni cristiano. Il pesce accanto al calice, come vediamo qui. El secreto está en que pez en griego se dice ictus. E ictus, detrás de cada letra, esconde la frase Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Sempre a Ostia sono stati rinvenuti i resti di una stanza decorata in marmo del IV secolo d.C., oggi conservata nel Museo dell'Alto Medioevo di Roma. En ella se representan distintas escenas, entre las que destaca en la pared lateral, al centro, una imagen de un hombre en actitud de bendecir y con nimbo que algunos estudiosos identifican con Cristo.